parlare di Lovecraft per me significa parlare di un momento della mia vita che è stato contraddistinto dall'isolamento e al contempo da quella che è stata una presa di coscienza importante, perché dal Covid l'isolamento mi ha portato a dover necessariamente creare un modo per poter intrattenermi e il, il modo in cui Lovecraft ha saputo non solo intrattenermi ma istruirmi sotto il punto di vista intellettuale, donandomi una profondità interpretativa della realtà completamente nuova. Penso che pochi autori, come ad esempio Herbert George Wells o Philip Dick o Stanislaw Lem, mi hanno fornito. Anche se tuttavia Lovecraft è stato il mio primo, per il semplice fatto che, a differenza di altri autori in cui magari l'essere umano veniva interposto all'interno di quella che era una prospettiva non necessariamente etnocentrica o antropocentrica, perché comunque se prendiamo in considerazione l'opera di Lem o di Dick, già l'essere umano in quanto tale, in quanto essere superiore sul creato, sulla natura o su altri mondi, inizia a vacillare. Ma con Dick questa concezione dell'essere umano padrone della natura, che si rifà un po' anche a quella che era la filosofia positivista del Novecento, l'uomo trionfante, l'uomo della ragione, che si impone con il suo raziocinio sulla natura, tende a decadere con Lovecraft dal principio, poiché egli va al di là della, della stessa concezione dell'essere umano, in quanto essere vivente che si ritrova in una realtà, in un mondo che oltre a essere nato prima di lui, esisteva prima di lui, ma soprattutto era ospitante di altri esseri che andavano al di là dell'umana comprensione. Il fatto stesso di pensare, anche legandoci a magari concetti quali la geologia, cioè materie quali la geologia o la paleontologia, ci fa capire che l'essere umano stia vivendo un periodo ultimo, un periodo estremamente recente di quella che è la storia della Terra. Già, ad esempio, mi fa immaginare cioè, il fatto stesso di vedere le stratificazioni della roccia ti fa capire quanto la Terra sia antica e quanto remote siano le profondità abissali del, del, del tempo passato, e più ti rendi conto di quanto l'essere umano sia totalmente incapace, inetto proprio a possedere delle capacità tali da poter comprendere nella maniera più infima, nella maniera più tattile, viscerale, quanto questa sensazione di percezione del tempo sia completamente inarrivabile, inaccessibile per lui, se non attraverso una prospettiva, anzi una retrospettiva, che tuttavia è orientata da, in parte, canoni scientifici, quindi geologici, ma dall'altra penso che nella mente di ogni scienziato ci sia quella, quella persistenza di noumeno, in senso kantiano proprio, quindi di un qualcosa che è al di là della propria percezione, quello
quello che va oltre il velo di Maya, quello che non si può percepire, quello che non si vede, ciò che non è osservabile direttamente, ciò che non è minimamente arrivabile alla coscienza umana. E questa concezione rappresenta, questa visione della realtà rappresenta l'opera di Lovecraft tutta. E l'iconico passaggio iniziale del ciclo di Cthulhu, del richiamo di Cthulhu, è probabilmente il passo più esemplificativo e più caratteristico del- della filosofia del cosmicismo Lovecraftiano. Ossia, penso che la cosa più misericordiosa al mondo sia l'incapacità della mente umana di mettere in relazione i suoi molti contenuti. Viviamo su una placida isola di ignoranza in mezzo a neri mari d'infinito e non era previsto che ce ne spingessimo troppo lontano. Le scienze, che finora hanno proseguito ognuna per la sua strada, non ci hanno arrecato troppo danno, ma la ricomposizione del quadro d'insieme ci aprirà un giorno visioni così terrificanti della realtà e del posto che noi occupiamo in essa che o impazziremo per la rivelazione o fuggiremo dalla luce mortale nella pace e nella sicurezza di una nuova età oscura. I teosofi hanno speculato sulla terrificante durata del ciclo cosmico, di cui il nostro mondo e la razza a cui apparteniamo non sono che un triviale incidente, e hanno alluso alla sopravvivenza di misteriose entità del passato, in termini tali da gelarci il sangue nelle vene, se non fossero mascherati da una forma di blando ottimismo. Ma non è alle loro teorie che devo la visione agghiacciante delle età proibite, quella singola occhiata rivelatrice che mi farebbe rabbrividire quando ci penso e impazzire quando ne sogno. Questo pezzo fa capire quanto l'essere umano sia insignificante non solo per il pantheon di divinità Lovecraftiano, indipendentemente da quale essa sia, che siano gli dei esterni, che siano gli dei della terra, che siano gli antichi, grandi antichi, poiché il solo fatto che esseri senzienti del genere, che vanno al di là della, della materia stessa, della percezione sensibile umana, esistano e influiscano in qualche modo sulla mente degli uomini in maniera totalmente passiva e totalmente inconsapevole da parte dell'essere umano, fa capire appunto quanto sia effimero l'essere umano, quanto invece tanto più in maniera direttamente proporzionale, in maniera indirettamente proporzionale si reputa importante, paladino dell'universo e soprattutto baluardo di quello che è appunto l'unico barlume di vita, di raziocinio, di positività, di progresso esista, non solo nel corso della storia dell'essere umano in quanto tale, perché è una caratteristica prettamente contemporanea dell'uomo, ma anche perché non c'erano gli strumenti fino al Medioevo, se non prima. Pensiamo ad esempio all'età della pietra, in cui appunto l'essere umano nei suoi scorci tribali altro non faceva che contemplare le stelle in modo passivo, rendendosi conto che ci fosse qualcosa ma senza andarvi oltre perché non aveva modo di comprendere, ed è stato proprio il tentare di andare oltre che lo ha stregato. Ma appunto dicevo, questa caratteristica di percepirsi superiore, non neanche superiore, di percepirsi come l'unico sopravvissuto in un universo silenzioso e inospitale, lo fa percepire potente, e Lovecraft fa capire che questa concezione estremamente egoistica è completamente errata, poiché l'essere umano è un errore, un qualcosa creato probabilmente per errore
dalla stessa razza degli antichi. Questi sono dubbi che già ad esempio all'interno delle montagne della follia assalgono Danforth, o quantomeno probabilmente tutti i personaggi della letteratura Lovecraftiana.